Salve e benvenuti alla piana di Astrek. Io sono Jack Sunslet e in questo video analizzeremo altri 3 gormiti del popolo del vulcano della seconda serie: l'incandescente fantasma, Bombos potenza di fuoco e il misterioso cavaliere. Ma prima, sigla! Cominciamo con l'incandescente fantasma. Aspetto e ispirazione. Viene detto essere uno spirito che prende forma quando si immerge nella lava. Nessuno sa che tipo di spirito sia. Potrebbe essere uno spirito naturale minore della lava, oppure più probabilmente un fantasma di un gormita defunto, di cui nessuno sa la vera identità. E si impossessa della lava come manifestazione fisica. È capace di assumere qualsiasi forma, ma assumiamo che tipicamente assuma una forma umanoide, come per l'anonimo multiforme della serie 1. Nell'arte della seconda serie vediamo il suo corpo completamente di lava incandescente, con una colorazione omogenea, mentre nella figure ha diversi colori. Da qui mi è venuta in mente un'idea. Dato che nell'arte è ancora per metà immerso nella lava e nella figure sembra stare fuori da essa, la diversa colorazione potrebbe far intendere che se non sta costantemente a contatto con una fonte di lava o calore, comincia a raffreddarsi fino a diventare pietra, e le parti grigie e gialle potrebbero indicare delle parti più fredde del suo corpo. Le conseguenze di ciò le rivedremo più avanti. Nella forma atomica è sempre presente questo aspetto, ma per la natura stessa della combustione atomica, ora può assorbire il potere del magma, che sì, fuoriuscendo diventa lava, ma facendolo emergere con una velocità maggiore alla norma manterrà comunque alcune caratteristiche proprie, come ad esempio una temperatura maggiore e quindi anche una densità e colori diversi. Ciò gli permetterà di stare più a lungo fuori da una fonte di lava. Apparizioni. Mi dimentico sempre di questa sezione per i gormiti secondari. L'incandescente fantasma è uno di quei pochissimi gormiti che appaiono nel magazine. Lo vediamo nel 9° volume intento a intrattenere orrore profondo e dice letteralmente 2 cose. Ma sicuramente ha parlato molto più di qualsiasi altro gormita secondario della terza serie. Bene, ora passiamo ai poteri e abilità. Le stat e le battle cards ci potrebbero stare se il mimetismo fosse parecchio più alto. Sappiamo che può assumere qualsiasi forma e ha per questo motivo un mimetismo assoluto, almeno in un ambiente vulcanico. Anche se non sappiamo però se è capace di spostare una quantità di lava superiore a quella che vediamo. Inoltre, essendo uno spirito che si impossessa della lava, suppongo che se il suo corpo si solidifica completamente, il suo spirito può tranquillamente uscire e impossessare altra lava nella zona. Queste sue abilità lo renderebbero un ottimo architetto per il popolo del vulcano, permettendogli di cambiare forma nella struttura che deve realizzare e poi lasciare che alcune sue parti si solidificano. Passando alle abilità offensive, sappiamo che può lanciare parti del suo corpo, rendendolo quindi capace di sparare proiettili incandescenti. Inoltre, in quella sua apparizione nel magazine veniamo a sapere di una sua abilità: Muro di fuoco. Ottimo per il tuo PC. Scommetto che quelli che leggono i sottotitoli in inglese hanno snoffato sicuro. Scherzi a parte! Questa abilità sembra far innalzare delle alte fiamme da della lava, così da creare una sorta di muro infuocato. Con il potere Atomic non cambia molto, dato che era già capace di assorbire il potere della lava, ma ora può assorbire anche quello del magma. Figo. Come gormita può essere davvero potente, la sua abilità di shapeshifting, la capacità di sparare lava e una probabile immortalità lo rendono una forza inarrestabile, sempre se sta costantemente a contatto con della lava. Ricordiamoci che se sta troppo lontano da essa, probabilmente comincia a solidificarsi e lanciare parti del suo corpo in quel caso vorrebbe dire rinunciare a del tempo in battaglia. Questo lo renderebbe sostanzialmente inutile in una qualsiasi battaglia lontana dal monte vulcano. Quindi io lo immagino principalmente in una funzione di difesa di esso. Appena un nemico si avvicina a della lava, lui ne prende il controllo e ti attacca prendendoti alla sprovvista. In un 1v1 contro di lui in questa situazione non si avrebbe alcuna speranza. Sarebbe un combattimento in cui non è possibile effettivamente danneggiare l'avversario, ma è possibile solo farlo solidificare, il che lo fermerebbe solo momentaneamente, dato che tornerebbe subito dopo con un nuovo corpo.
credo che sia uno dei motivi principali per cui nessuno ha mai sedato il Monte Vulcano. Altro, viene definito crudele, ma diciamo che fa parte dei requisiti per essere un gormita del vulcano. Passiamo ora al misterioso cavaliere. Aspetto e ispirazione. Ha l'aspetto di un cavaliere, più che altro per i pezzi di armatura nel suo corpo, tipo l'elmo, gli spallacci e le mutande. Probabilmente il suo corpo non è fatto di lava o qualcosa del genere come gli altri suoi compagni, dato che si dice non facesse parte del popolo del vulcano in origine, ma è stato maledetto da Magor. Con la forma Atomic dal suo elmo esce costantemente una luce strana e sinistra. Ne parliamo più avanti per bene. Apparizioni. Lo intravediamo festeggiare allegramente con l'incandescenze fantasma nell'8º volume dopo la loro vittoria durante il Grande Inganno. Guardatelo quando sembra felice. Sa sparare sfere di fuoco avvolte da fiamme, vera citazione, che con la forma Atomic vengono parecchio potenziate, e nient'altro. Non ci viene detto altro, quindi immagino che sa fare solo quello effettivamente. Il punteggio della carta della seconda serie mostra un alto punteggio di potenza di attacco, quindi probabilmente sa anche menare fortissimo. Mi piace pensare che la maledizione lo abbia indebolito parecchio, ma ha mantenuto comunque un po' della sua grande forza della sua precedente vita da cavaliere, che viene ridotta di molto con la forma Atomic, probabilmente per via dei poteri da combustione atomica, così da aumentare il suo psicopotere di attacco. In questo modo il misterioso cavaliere diventa quasi un vero e proprio gormita del vulcano e ciò spiegherebbe la luce proveniente dal suo elmo. Infatti, tutti i gormiti del vulcano della seconda serie sembrano saper far uscire dalla propria testa una luce, probabilmente per via di una combustione in corso all'interno del loro corpo. Altro, nessuno sa le sue origini, il suo viso o il suo popolo di appartenenza, escluso probabilmente Magor. Viene detto che si aggira tra le pendici del monte del vulcano in attesa di uno scontro. Suppongo il suo carattere sia cambiato per via della maledizione. Spoilerino per un videoteoria che mi piacerebbe fare in futuro. Mi immagino che questo suo cambio di popolo potrebbe essere stato un test di Magor per controllare altri gormiti. Dato il risultato non eccellente, ha dovuto cambiare piano per controllare Helios e il popolo dell'aria. Semmai ditemi nei commenti cosa ne pensate. Terminiamo con Bombos potenza di fuoco. Gormita con non una, non due, non 3, ma addirittura 29 bocche di fuoco. È basato sul vulcano e le sue bocche rappresentano le vere e proprie bocche del vulcano, cioè il punto in cui il camino vulcanico si apre. In questo caso direi che la bocca nella testa può essere considerata la bocca principale, mentre le altre sono tutte bocche secondarie. Una sua mano è un cannone da cui spara i proiettili, mentre l'altra ha delle dita, ma a seconda dalla fonte che guardi cambia la loro posizione. Ad esempio, nella figure il cannone si trova nel braccio sinistro, stessa cosa per la card di seconda serie, mentre nella card della serie Atomic la posizione è invertita con il cannone nel braccio destro. Questa confusione verrà mantenuta anche nella serie cartoon. Apparizioni. Stranamente nel magazine non lo vediamo al di fuori della copertina del quarto magazine dove tutti i gormiti del vulcano si trovano per la foto di famiglia. Però ha comunque un'importante apparizione del picchiaduro per Digiblast, agguato nella valle, come personaggio giocabile. Parlando di poteri, da ciascuna delle bocche può sparare lapilli condensati in pietre incandescenti e o lingue di fuoco. Viene detto dal retro del poster che spara una rapida sequenza di colpi veloci e altamente distruttivi. Ma per nerfarlo io direi che il delay per ciascuna bocca è molto grande, ma tra una bocca e l'altra è breve. Oppure che, come molti altri gormiti del vulcano che abbiamo visto finora, ha una riserva limitata di magia / psicopotere che puoi ricaricare solo immergendosi nella lava. In questo caso potrebbe derivare dal fatto che spara pietre, probabilmente create sul momento raffreddando lava già presente nel suo corpo, che si teorisce man mano che la si spara. Ma se non volessimo nerfarlo così, allora è veramente potente e versatile. Nella forma Atomic viene detto essere come una corazzata di fuoco, rendendolo quindi anche un buon tanker. Immaginatevi questo muro di gormita che da lontano ti spara una serie di proiettili infuocati, o anche direttamente delle fiammate nel caso tu sappia resistere bene ai colpi fisici. Ha una bocca in ogni direzione e, anche se riesci a colpirlo, resiste al tuo corpo. Bello potente. Altro. Non c'è molto da dire. Nella serie cartoon sembra essere un sottoposto di Lavion, anziché di Orrore Profondo, e niente altro. E con questo è tutto.
Spero che il video vi sia piaciuto, mettete like in questo caso. Prossima Gorm Analisi sarà Orrore Profondo, molto probabilmente. Se è già uscito, semmai lo linko qui. Condividete ai vostri amici gormitici. E niente. Adios.